Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare queste graziosissime colombine. Io ne sto facendo davvero tante, sono molto richieste e sono belle da tenere esposte tutto l'anno, non solo il periodo di Pasqua, perché sono simbolo di pace e sono molto carine e graziose. Spero che il tutorial vi sia utile. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la colomba abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 2 giri. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 3 giri. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 6 giri. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Dopo aver riempito bene cerchiamo di dare un po' la forma in questo modo alla nostra colomba e andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse e poi riempiamo bene anche verso la coda. Dobbiamo cercare di dare bene la forma alla colomba, dobbiamo tirare leggermente questo curvandolo in questo modo che sarà la testa e poi andiamo a tirare fuori un po' il petto e la pancia inserendo l'uncinetto in questo modo. Dobbiamo cercare di formare la nostra colombina in questo modo. Qui verranno gli occhi, il becco e questa sarà poi la coda finale. Dobbiamo metterla in questo modo qui, riempirla bene fino a qui e cerchiamo di modellarla così. Spingiamo l'ovatta sul davanti, meno sul dietro e questa sarà la forma. Ora per terminare dobbiamo realizzare la coda. Qui verso il basso dobbiamo finire i nostri giri, dobbiamo entrare nella maglia qui e nella maglia di sotto, dobbiamo cercare di chiudere la coda e facciamo in questo modo. Facciamo una maglia bassissima prendendo tutte e due le lavorazioni davanti e dietro in questo modo, andiamo a chiudere e in più andiamo a fare 10 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Facciamo una catenella per girare e andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Lavorate all'ultima
entriamo nella stessa maglia e andiamo a fare una maglia bassissima. Entriamo poi nella maglia successiva prendendo anche quella di dietro, in questo modo andiamo a chiudere, facciamo una maglia bassissima prendendo tutte e due le lavorazioni avanti e dietro, e dobbiamo andare ora a girare il nostro lavoro in questo modo e dobbiamo lavorare in costa su queste che abbiamo appena lavorato. Lavoriamo 10 maglie basse lavorate in costa, prendiamo solo la parte di dietro della maglia e andiamo a fare un giro di 10 maglie lavorate in costa dietro. E terminiamo fino all'ultima maglia. Fatta l'ultima maglia facciamo una catenella per girare e lavoriamo di nuovo 10 maglie basse. Torniamo di nuovo nella coda, qui nella stessa maglia dove abbiamo iniziato, e facciamo una maglia bassissima. Andiamo nella successiva e ripetiamo l'operazione fino al termine di tutte le maglie che abbiamo qui sulla coda. Terminati i giri facciamo in questo modo. Dobbiamo fare 1, 2 e 3 catenelle, poi facciamo un'altra catenella e andiamo a fare un'altra maglia alta, perché queste 3 catenelle sono in sostituzione della prima maglia alta. Poi andiamo a fare di nuovo una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte però suddivise da una catenella, una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Dobbiamo ripetere la sequenza: una catenella, saltiamo una maglia, 2 maglie alte suddivise da una catenella, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro della coda fino ad arrivare a quest'altro punto. Ora giriamo il lavoro dove è terminato e entriamo nel primo archetto e dobbiamo fare una maglia bassissima. Poi facciamo 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia, facciamo una seconda mezza maglia nello stesso punto e una terza mezza maglia sempre nello stesso punto, così. Poi entriamo nel mezzo tra un archetto e l'altro e andiamo a fare una maglia bassissima e ripetiamo in ogni archetto 3 mezze maglie, 1, 2 e 3, e una maglia bassissima nel prossimo, e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Nell'archetto andiamo a fare 3 mezze maglie, e qui andiamo a fare una maglia bassissima e ripetiamo tutto questo e possiamo staccare poi il filo. Terminato il giro chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a tagliare il filo, e questa sarà la coda. Le ali vanno fatte allo stesso modo: facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo poi una maglia bassissima e dobbiamo lavorare in questo modo. Dobbiamo fare una maglia alta che sostituiamo con le 3 catenelle, poi facciamo un'altra catenella e saltiamo una maglia di base, andiamo nella prossima e facciamo una maglia alta e ripetiamo la sequenza di una catenella, saltiamo una maglia e una maglia alta per tutto il giro. Una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima e facciamo una maglia alta per tutto il giro così. Terminato il giro ci andiamo a chiudere nella catenella iniziale. Ora sulle maglie alte dobbiamo andare a fare 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi facciamo un'altra catenella e andiamo a fare un'altra maglia alta nello stesso punto e facciamo una catenella, entriamo poi nella prossima maglia alta e facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto
Ripetiamo la sequenza di una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta sulla maglia alta, e proseguiamo così per tutto il giro. Terminato il giro ci andiamo a agganciare sempre qui nella prima maglia, e ora dobbiamo andare a lavorare qui nell'archetto che si è venuto a creare delle maglie alte, e andiamo a fare 1, 2 e 3 sempre le nostre 3 maglie alte in questo modo. Facciamo poi una catenella e di nuovo ripetiamo una maglia alta, facciamo una catenella e di nuovo nel prossimo archetto andiamo a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, facciamo una catenella e ripetiamo l'operazione. In ogni archetto andiamo a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Terminato il giro ci andiamo a chiudere sempre qui nelle prime catenelle, e ora dobbiamo andare a fare in questo modo, come abbiamo fatto per il finale della coda. Dobbiamo andare a fare 1 e 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia, poi facciamo una seconda mezza maglia e una terza mezza maglia. Poi qui nell'archetto andiamo a fare una maglia bassissima, ripetiamo 3 mezze maglie nell'archetto, una, 2 e 3, e una maglia bassissima, e ripetiamo 3 mezze maglie, 1, 2 e 3 e una maglia bassissima. Ripetiamo questo per tutto il giro, e poi l'ala andrà piegata in questo modo e avremo finito il nostro lavoro. Terminato il giro possiamo chiudere il lavoro e dobbiamo andare a piegare in questo modo. Facciamo combaciare un po' le due parti così, e questa sarà l'ala. Possiamo bloccare il filo cucendo alla base di sotto, andiamo a bloccare l'ala, e poi andremo a cucire la nostra ala in questo modo. Dobbiamo cucire questa parte qui fino all'anello magico, diciamo così, in questo modo. L'altra ala verrà a specchio da quest'altra parte, cucita in questo modo qui. Poi andiamo a fare il becco e andiamo a fare l'altra ala allo stesso modo. Per il becco abbiamo con questo filato o con un filato giallo, non lo so, decidete voi, andiamo a fare un anello magico di 4 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri 4 maglie basse, e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo e cerchiamo di dare un po' la forma al becco, stringendolo un po' verso la punta e allungandolo in questo modo. Per la parte che andremo a applicare sul becco andiamo a fare un punto puff. Facciamo in questo modo, lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle e entriamo nella prima qui e lavoriamo per metà il nostro punto puff. 1, facciamo una seconda, e facciamo una terza, e andiamo a chiudere poi il nostro lavoro tutto insieme. Stringiamo il lavoro, facciamo una catenella per chiudere, e questa sarà la parte che andremo ad applicare sul becco. Andiamo a cucire il becco in questo punto, aggiungiamo gli occhi, li possiamo sia ricamare con il filo nero che utilizzare questi in plastica, e poi sul becco andiamo ad applicare il punto puff che abbiamo realizzato cucendolo sopra. Le ali le andiamo a applicare in questo modo e andiamo a cucire questa base qui,
stessa cosa anche dall'altra parte. Cuciamo solo la base di sotto da questo punto a questo punto, dopo aver cucito insieme queste parti. Cuciamo questa parte qui e poi andiamo a cucire questa. Terminate le ali, andiamo a cucire questa base qui in modo da chiuderla e poi andremo a cucire al lato del corpo. Fermiamo il becco con lo spillo e poi con ago e filo prendiamo sia la parte della testa che la parte del becco e andiamo a cucire bene maglia per maglia tutto bene intorno. Con lo spillo e con ago e filo andiamo poi a bloccare anche la parte che va sul becco, quella che abbiamo realizzato con il punto puff, e andiamo a cucire bene intorno. Andiamo poi ad inserire dei piccoli occhi in plastica oppure andiamo a ricamare con ago e filo e poi andiamo a cucire le nostre ali. Cuciamo l'ala qui davanti in questo modo, posizionandola laterale, e andiamo a cucire questa base qui e poi andiamo a cucire anche l'altra ala dall'altro lato in questo modo. Andiamo a cucire bene, fermiamo prima con gli spilli e diamo bene poi la forma all'ala. Fermate le ali con gli spilli, andiamo maglia per maglia e andiamo a bloccare bene. Possiamo bloccarle sia in questo modo che passandole così, poi decidete un po' voi. Per rinforzare ripassiamo più volte in modo che siano ben salde. Dopo aver applicato la prima ala andate ad applicare alla stessa altezza a specchio l'altra ala. Volendo possiamo anche contornare l'occhio con un po' di filo bianco, a vostra scelta, come volete. Ed eccola terminata, questa è la mia colombina, ne sto facendo davvero tante, sono molto richieste e sono belle da tenere in casa nel periodo pasquale ma anche durante tutto il periodo, perché come sappiamo la colomba è un simbolo di pace ed è molto bella da tenere esposta tutto l'anno. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.